si riparte, siamo a Kashgar, nella Cina più ad ovest. Sembra che siano le 6 del mattino, in realtà sono le 8 e è ancora buio. Sto lasciando la Cina da Kashgar, attraversando l'Irkestan Pass a più di 3000 metri. Da qui in poi cambia tutto e un po' di paura, ad essere onesto, ce l'avevo. In questi mesi infatti ho trovato un mio equilibrio tra sud-est asiatico e Cina. Adesso devo lasciarla andare e capire come adattarmi a quello che viene. Ok, eccoci qui, bisogna prendere l'autobus per passare il confine e quindi vediamo un po' se riusciamo a prendere questo autobus. Dopo aver raggiunto Osh in Kirghizistan sono ripartito in direzione Tagikistan, a circa 400 km più a ovest. Siamo quasi usciti da Osh. Ecco qui lo spot per la notte, qui si dorme oggi. Ora, ecco, qui così. Altro giorno in Kirghizistan, oggi raggiungiamo il confine con il Tagikistan, entreremo in Tagikistan. Steppa. China, Italia. This, Osmo. Siamo arrivati a Batken e questo è il confine con il Tagikistan. Domani entriamo in Tagikistan. Arrivata alla città di Batken, lungo il confine, si sentono ancora le tracce di quello che è successo nel 2022. In quell'anno, lungo la frontiera tra Kirghizistan e Tagikistan, ci sono stati degli scontri armati, con artiglieria, mortai e carri armati che hanno colpito villaggi e persino l'aeroporto di Batken. Decine di persone sono rimaste uccise, centinaia ferite e più di 100.000 civili sono stati costretti a lasciare le loro case. La presenza militare in questa zona è stata molto visibile, con soldati e posti di controllo lungo le strade e nei villaggi, a ricordare quanto il confine possa essere delicato. Ma una cosa che mi ha davvero sorpreso del Kirghizistan sono state le persone. Dal primo all'ultimo villaggio sono stati sempre ospitali, curiosi e pronti ad offrirmi qualcosa da mangiare. Ecco, siamo arrivati al confine con il Tagikistan. Ora entriamo in Tagikistan. Arrivati in Tagikistan, ci hanno messo parecchio nonostante fossi solo io, perché avevano finito il timbro e quindi sono andato a comprare quello nuovo. I militari che controllano il confine. Sono sarà.
Hello. Hello. Siamo al confine con l'Uzbekistan e ora entriamo in Uzbekistan. Ufficialmente in Uzbekistan. Hello. Stop. Okay. Hello. Where are you from? Italia. Italian. Yes. Bu turist ekan, Italiyadan ekan. Bo'g'oz sekib yangi. Ecco lo spot per la notte. Oggi raggiungiamo Samarcanda, siamo a 15 km, quindi più o meno una mezz'oretta e arriviamo a Samarcanda oggi. Eccoci arrivati a Samarcanda dopo tanti chilometri. Siamo arrivati a Samarcanda. Dopo più di 4000 km, arrivato a Samarcanda, mi fermo un attimo e mi guardo indietro. Ripenso a tutto quello che ho attraversato fino ad ora. Paesi diversi, strade diverse, climi diversi e persone diverse. E in mezzo a tutto questo mi rendo conto di quello che sto vivendo davvero. In un mondo che fa parlare più la guerra della pace, io in questo viaggio sto cercando l'umanità e la sto trovando ovunque. La trovo nelle persone che mi offrono da mangiare senza conoscermi, in chi mi saluta per strada, in chi si ferma anche solo per scambiare due parole o semplicemente in un sorriso. E alla fine, quando guardo negli occhi queste persone, non vedo nazioni, non vedo ideologie, non vedo religioni. Vedo solo un essere umano davanti a un altro essere umano. Adesso il viaggio da Samarcanda continuerà verso ovest, chilometro dopo chilometro, mentre casa si avvicina sempre di più.